Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi inizieremo un discorso che durerà per alcuni video dove vedremo come approcciare in modi diversi dal solito determinati accordi. Partiamo dal presupposto che questa tecnica prevede una conoscenza già abbastanza solida di come suonare in maniera, tradizionale sugli accordi, evidenziando le note cordali. Dunque, se non vi suona bene ancora l'improvvisazione con quel modo tradizionale, di certo non vi suonerà bene in quest'altro modo. Quindi, stiamo adesso affrontando una tecnica un po' più avanzata. Perché è utile essere in grado di vedere un accordo da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista armonico, diciamo? Perché ci consente di sbloccare, di accedere a determinati suoni e in qualche modo accedere a dei colori diversi sullo stesso accordo a seconda appunto di quello che stiamo cercando e che vogliamo esprimere. Molti di questi punti di vista armonici sono basati sull'utilizzo di alcune triadi. Questa tecnica può essere anche chiamata triad pairs, quindi coppie di triadi, oppure upper structures o polychords o double mambo. Ci sono moltissimi nomi, alla fine il concetto è più o meno sempre lo stesso. Ci sono alcuni punti di vista armonici che non prevedono specificamente delle triadi, ma la maggior parte di quelli che vedremo appunto si basano sulle triadi, in particolare coppie di triadi. Ora, cosa ha di speciale questa tecnica? La cosa speciale è che le triadi che utilizzeremo per improvvisare su determinati accordi solitamente sono costruite su delle estensioni, dunque non sono la fondamentale, la terza e la quinta dell'accordo, ma sono costruite su altri gradi in modo da evidenziare le estensioni e, come abbiamo detto prima, appunto sbloccare determinate sonorità un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Oggi parleremo dell'accordo minore settima. Ci sono tantissimi modi per approcciare questo accordo in modo da ottenere suoni diversi, ma ne affronteremo uno in particolare che appunto è un punto di vista armonico basato su una coppia di triadi o triad pair o upper structures, come le volete chiamare, è uguale. Prendiamo l'esempio in Do maggiore, quindi un Re minore secondo grado, Re minore dorico a grandi linee, e utilizzeremo come riferimento dal nostro punto di vista armonico le triadi di Fa e di Sol, ovvero la triade maggiore costruita sul terzo grado e la triade maggiore costruita sul quarto grado rispetto alla scala di Re dorico. Tenete presente che queste stesse triadi possono essere utilizzate tanto per un Re minore settima quanto per un Sol settima, Sus 4 o anche un Sol settima, insomma, purché non sia alterato, perché alla fine vediamo che questi due accordi sono davvero piuttosto simili quando li si tratta dal punto di vista dell'improvvisazione, utilizzando determinate estensioni e in maniera meno tonale. Poi vi farò qualche esempio e capiremo meglio perché. Essendo una nuova tecnica e quindi anche un po' una nuova sonorità, dobbiamo abituare il nostro orecchio, prima di tutto, ma anche le mani e la vista, appunto a visualizzare queste strutture sovrapposte all'accordo principale. E quindi può essere utile fare alcuni esercizi preparatori, direi meccanici, per cominciare a visualizzare sulla tastiera del piano o su qualsiasi altro sia il vostro strumento queste coppie di triadi per piano piano averle sotto mano e imparare a manipolarle poi in maniera creativa, utilizzandole appunto come base per creare un materiale melodico improvvisativo. Ora, questo dipende un po' da ognuno preferisce approcciare questa cosa in maniera diversa. C'è chi è particolarmente metodico e ha bisogno di tutta una serie di esercizi molto precisi per affrontare questa cosa, chi invece è più istintivo e quindi una volta capito il suono ha magari semplicemente bisogno di un po' di tempo per esplorare improvvisando finché non si trova un po' una quadra. Io vi darò un approccio di mezzo, nel senso vi darò qualche esercizio preparatorio e poi vi farò vedere qualche applicazione. Iniziamo suonando le triadi che abbiamo scelto, quindi Fa maggiore e Sol maggiore, alternandole nei vari rivolti, sovrapponendole all'accordo di Re minore settima. Tra l'altro queste triadi possono essere anche utilizzate nell'accompagnamento.
esempio. Ma torniamo all'aspetto melodico. Una volta visualizzati questi rivolti, iniziamo arpeggiandoli tutti in maniera ascendente. E torniamo indietro. Ora possiamo farlo anche per un'estensione maggiore, adesso io lo farò semplicemente per un'ottava. Stessa cosa, discendenti. Quindi non sto facendo altro che fare l'arpeggio dei Fa maggiore in stato fondamentale, Sol maggiore in stato fondamentale, poi Fa maggiore in primo rivolto, Sol maggiore in primo rivolto, Fa maggiore in secondo rivolto, Sol maggiore in secondo rivolto e poi di nuovo Fa maggiore in stato fondamentale e a scendere la stessa cosa. Ok, ora proviamo a alternarli, uno ascendente e uno discendente. E a scendere stessa cosa. In questo caso la triade di Fa viene sempre ascendente e quella di Sol sempre discendente. Proviamo ora a fare il contrario, quindi la triade di Fa discendente e quella di Sol ascendente. A scendere. Come potete sentire, cominciamo a assimilare il suono, ma non sono estremamente musicali, suonano ancora molto come un esercizio, ma va bene, ci serve solo per iniziare a visualizzare queste triadi e ad assimilare un po' i suoni. Proviamo ora a prendere due sole delle tre note della triade, quindi se prima prendevamo Fa La Do, ora prendiamo solo Fa La, poi prendevamo Sol Si Re, prendiamo solo Sol Si, poi dalla seconda posizione, quindi dal primo rivolto di Fa maggiore, La Do Fa, prendiamo solo La Do. Dal primo rivolto di Sol, Si Re Sol, prendiamo solo Si Re e così via. Quindi solo le prime due note delle tre. Quindi Fa maggiore, Sol maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, Fa maggiore e così via. E proviamo a suonarle tutte come intervalli ascendenti. Quindi torno indietro, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. Stessa cosa, gli stessi intervalli ma ascendenti, quindi invece che Fa La, Sol Si, faremo La Fa, Si Sol. Adesso, come potrete immaginare, possiamo alternarli, quindi uno ascendente e uno discendente. Qui comincia a diventare un po' più complicato visualizzare, ma è molto utile per imparare a utilizzare queste piccole cellule senza dover suonare tutta la triade in fase di improvvisazione, appunto. Quindi anche solo due delle tre note, molto utile. Facciamo l'opposto, il primo a scendere, il secondo a salire. Bene, ora che abbiamo visto un po' di combinazioni, proviamo ad applicare queste due triadi, questi due suoni, in un contesto modale, quindi un pedale di Re minore settima. Tenete presente che io adesso ho parlato di triadi, ma in realtà queste triadi possono diventare semplicemente un riferimento, per cui noi possiamo suonare intorno a queste triadi e non necessariamente solo le note di, ad esempio, Fa maggiore. Dunque, se volessimo suonare un approccio cromatico sulla terza, va benissimo. Se volessimo approcciare la terza con un approccio cromatico discendente o come se fossimo proprio in Fa maggiore, quindi va benissimo, anche se questo Si bemolle non è veramente nella scala di Re dorico. Sentite che suona un po' dissonante, appunto.
ma in realtà va bene perché il nostro scopo è proprio quello di far sentire il contrasto tra la parte, diciamo, più base dell'accordo, quindi fondamentale, terza, quinta e settima, e la parte delle estensioni. Ora, in questo caso non stiamo veramente evidenziando delle estensioni, perché Fa, La, Do sono sempre terza, quinta e settima, ma diciamo la parte superiore dell'accordo, ancora più evidente quando suoniamo la triade di Sol, dove abbiamo undicesima, tredicesima e poi, vabbè, la fondamentale. Quindi tenete presente che queste strutture sono piuttosto elastiche, possiamo interpretarle letteralmente, suonare le singole note della triade, oppure girare intorno a queste nelle maniere dalla più semplice alla più complessa. Quindi se vogliamo fare, ad esempio, va benissimo. Stiamo comunque suonando Fa maggiore come idea, ci serve solo come punto di riferimento. Adesso faccio un piccolo esempio in Re minore dorico, appunto, utilizzando queste due triadi, Fa e Sol. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E così via. Una cosa che può tornare utile è trovare delle piccole cellule melodiche che vi piacciono e funzionano, che utilizzino queste due triadi. Prendiamone una molto semplice, ad esempio. Dunque, stiamo utilizzando due note della triade di Fa e il primo rivolto di Sol maggiore. Vi ricordo che questa coppia di triadi può essere utilizzata tanto su Re minore quanto su Sol settima sus, che altro non è che un Re minore settima con Sol al basso, o con Sol settima purché non sia alterato, e così via. Prendiamo un altro esempio. Questo è un po' più complesso. Diciamo, sto pensando Fa maggiore, in questo caso ho aggiunto anche la seconda, quindi come se stessi quasi pensando alla pentatonica di Fa maggiore, ma più che altro proprio Fa maggiore come, diciamo, le prime 5 note della tonalità. Poi dal Do scendo di un semitono e proseguo su Sol maggiore dalla terza. Anche qui arpeggio del primo rivolto, ma aggiungo anche la seconda. Torno su Sol e poi due note di Fa. Quindi 1, 2, 3, 4. Perché suggerisco di trovare delle piccole cellule melodiche? Per iniziare a capire come poterle utilizzare in un contesto, specialmente in un contesto tonale. Se siamo in un contesto modale e abbiamo 8 battute ad esempio di Re minore, abbiamo molto tempo per esplorare delle cellule melodiche, ma se siamo in un contesto tonale avremo meno tempo, per cui è un po' più difficile integrare questa tecnica, per cui può essere utile magari iniziare con delle piccole frasi precostruite e iniziare poi a fare delle piccole modifiche fino a che non diventiamo sempre più solidi su questa tecnica e appunto ci sentiamo a nostro agio nell'applicarla anche nell'arco di poche battute, appunto. Prendiamo ad esempio le prime battute di Autumn Leaves, pezzo semplicissimo che tutti conoscono, 2-5-1 di Si bemolle e poi va al quarto grado. Su questo 2-5-1, quindi su 2-5 in particolare, Do minore settima, possiamo utilizzare, abbiamo detto, la triade costruita sul terzo grado, Mi bemolle maggiore, e la triade costruita sul quarto grado, quindi Fa maggiore. Terzo e quarto grado mi riferisco sempre al Do, quindi al Do dorico. Queste due triadi vanno bene anche per il Fa settima. Quindi prendendo la prima frase che abbiamo scelto, 1, 2, 3, 4.
integrato questa tecnica nell'ambito di un contesto tonale. Proviamo adesso a prendere la frase più complessa, quindi faccio prima una A improvvisata in maniera normale e poi nella seconda A utilizzo questa frase in modo da far sentire la differenza di fraseggio, diciamo. 1, 2, 3, 4. Grazie e al prossimo video.